Giulio, Sì. ok? Questa prova io l'ho fatta principalmente per fare una battuta stupida, che qualcuno ha addirittura. già visto, tra l'altro. Sì, allora temo di capire di che si tratta. No, però devi apparire Sono contento felicissimo, di questa battuta stupida. esilarante. Allora, come si chiama questo preamplificatore? Jeff Rowland, modello Capri 2 SC. Qui, siccome è piccolo, È un caprino, ma se fosse grande sarebbe un caprone. caprone. Come potrebbe essere caprone? No, perché questo si chiama 555. Però è caprone perché Caprone è è un più po' grande. più- È più grande. Allora, siamo qui per provare questa splendida accoppiata. Jeff Rowland, dove il modello, il preamplificatore piccoletto, delizioso, suona benissimo, lo si conosce già da qualche anno perché è un modello in produzione nella line-up di Jeff Rowland da qualche tempo, mentre invece è nuovissimo il finale 555 che, contrariamente alle ultime produzioni di Jeff Rowland, tutte orientate alla classe D, è sicuramente un classe AB. Diciamo sicuramente perché i dati sul sito non ci sono, in quanto il prodotto è nuovo e non è ancora presente sul sito. Esatto. Però a giudicare inizialmente da quanto scalda, poi abbiamo alzato il coperchio, abbiamo visto che cosa c'è dentro, abbiamo visto che è un classe AB con delle interessanti soluzioni tecniche che quindi lo mettono un po' nel solco della tradizione Jeff Rowland di essere un costruttore, un progettista estremamente innovativo. Perfetto, unica particolarità, e poi andiamo alla descrizione. Questo modello, che è l'SC Super Cup, è più nuovo, diciamo, è l'ultimo modello che è stato introdotto da un paio d'anni, ma insomma è l'ultima versione. A tra poco, subscribe, campanella, seguiteci, ciao! Allora, noi Jeff Rowland l'abbiamo incontrato al Monaco High-End di 4-5 anni fa, 6 anni fa. Pre-pandemia. Pre-pandemia, subito quello subito prima della pandemia. Abbiamo avuto un bel colloquio con lui, una bella intervista, ma quello che ricordo... Quando presentava quel bel integratore con Integratore quel display enorme. a colori, Sì. bello. E gli parlammo tanto, e la cosa che più mi colpì è che io gli parlai del fatto che su AliExpress ci sono dei suoi cloni, ti ricordi? Sì, e lui non è che si preoccupò tanto del fatto che c'erano i cloni su AliExpress, ma che i cloni non avevano il circuito stampato e i condensatori a 4 poli, e quindi che cloni vuoi che siano? Sì. E quindi era anche inconsapevole quasi del fatto che qualcuno lo copiasse. È un personaggio sicuramente particolare. Ho detto questo anche perché questi famosi circuiti stampati a 4 strati con rame più spesso, lui li usa da moltissimi anni e sono ovviamente in dotazione sia del Caprino SC che del 555. Ok, Capri SC lo vuoi descrivere tu, caro Giulio? Capri SC, allora dal punto di vista delle funzionalità stiamo ragionando di un classico preamplificatore, quindi non ci sono voli pindarici di nessun tipo, non ci sono streamer, non ci sono diavolerie digitali di nessun tipo, è il classico preamplificatore linea di tipo analogico. Sottolineo linea perché in effetti ne esiste anche una versione con l'ingresso fono. Dal punto di vista della dotazione degli ingressi ce ne sono 4 di ingressi, anzi scusate 5, sono 3 RCA sbilanciati e 2 bilanciati. Più un bypass home theater. Più il bypass home theater. Poi c'è un tastino mute e poi c'è la possibilità comoda in alcuni casi dell'inversione della fase. Quello che mi piace tantissimo di Jeff è questo, io non so come definirla perché sicuramente ci rimproverano. È un frontale in alluminio lavorato a controllo con una macchina a controllo numerico, quindi ha questa sorta di onde che percepite e le vedo che si vedono bene anche nel monitor di ritorno della nostra telecamera, quindi è questa, diciamo, ondulazione che genera questo tipo di effetto un po' a strisce, e la stessa ondulazione la trovate sulla superficie superiore perché tutto il blocco portante è
realizzato sempre con la tecnica della fresatura dal pieno da un blocco di alluminio, e quindi anche il pannello superiore è caratterizzato da questa leggera ondulazione. Stessa cosa per il finale. Stessa cosa per il finale. Tutto questo per dirvi cosa? Che i cabinet sono dei cabinet veramente molto ben fatti, perché sono dei cabinet appunto derivanti dallo scavo di un blocco di alluminio. Pannello frontale che porta ovviamente il controllo del volume che è rigorosamente di tipo analogico a resistenze, comandato da un encoder rotativo. Perfetto, che è questo qui. Perfetto. Il tutto è asservito a un ottimo telecomando, non particolarmente bello, ma comunque ben fatto, ben realizzato, che permette anche il dimming del display. Allora, 555, amplificatore del quale non si sapeva nulla, che siamo i primi worldwide a provare, non lo aveva provato mai nessuno. Quindi 555 per avere il dato di potenza, poi lo vedrete tra poco nello sventramento, abbiamo dovuto usare il tester. Sì. Quindi sono circa 52 volt di alimentazione, secondo la formula vengono fuori circa 150 watt a canale, io sarei più propenso per un 130 per le perdite e per altre cose su 8 ohm e il doppio su 4 ohm. Quindi questo è un amplificatore in classe AB standard, che però ha, e lo vedremo nello sventramento, la particolarità di avere un alimentatore switching molto sofisticato. Sì. Quello che mi fa fare un salto nel passato è, e lo vedrete nello sventramento, lo schermo nel quale è contenuto questo alimentatore switching, che è lo stesso identico schermo che aveva il Model One. Il mio primo finale importante è stato proprio Jeff Rowland Model One, me ne sono comprati 2 e avevano dei moduli di alimentazione da 90 volt. E voglio dire una cosa su Jeff Rowland. Jeff Rowland è uno dei pochissimi costruttori che tiene in grande considerazione i propri clienti, tanto che questo modulo da 90 volt che era affogato in resina e che era contenuto sia nel Model One e in qualche altro finale che nel preamplificatore, se non mi ricordo male si chiamava Concentra, e ho avuto anche quello, era un modulo ovviamente non riparabile perché era affogato in resina, e siccome è alimentato a 90 volt poteva capitare che si rompeva. Lui ha costruito il modulo nuovo che è disponibile per un prezzo molto molto basso, e quindi chiunque o si guasta il modulo o vuole sostituire il modulo con un modulo non più in resina con componenti moderni lo può fare facilmente. Questa è una cosa che sinceramente vedo fare a pochissimi costruttori, anche perché stiamo parlando di un amplificatore degli inizi degli anni 90. Ecco. Detto questo, io tornando con la memoria a quell'intervista fatta a Jeff Rowland, ebbi la sensazione chiarissima di star parlando con un eccellente tecnico, un progettista rinomato, famoso e tutto, ma fondamentalmente con un super appassionato, sì. Cioè con uno che aveva, e probabilmente ha anche oggi, nonostante tanti anni di esperienza, proprio l'approccio di quello che è contento di parlare di audio, di musica, di tecnologia, era felice di parlare con Giancarlo perché gli diceva che si era costruito, sì. Proprio era contento. Sì, e questo, si vede dai prodotti. Si vede dai prodotti. Insomma, questo ovviamente te lo fa stare simpatico perché non è una persona che la percepisci come dire, l'imprenditore affarista e basta, ma come un appassionato. Poi c'è anche un aspetto, è alto più di 2 metri, è appassionato di motocross, quindi è proprio un personaggio, ecco, è un personaggio. Benissimo, allora, se abbiamo detto tutto possiamo andare allo sventramento? Sì, faremo un po' di fatica, te lo dico da subito. Sì, perché? Perché questo finale è bellissimo, ma ha i morsetti per i cavi dei diffusori fantastici dal punto di vista funzionale, ma scomodi che più scomodi non si può. Però sono delle morse, sì. Lì sono Cardas, hai la sensazione proprio che più di così non puoi stringere. Allora, nonostante io abbia detto che sono scomodissimi, li vorrei avere sul mio finale, per proprio la sensazione di stretto. Che più di così non ti riesco a stringere. Esatto. Benissimo. A tra poco. Allora, cari amici follower, sventramento del Jeff Rowland Capri SC, giusto Giulio? SC.
Allora l'ho acceso, questo ecco qui, si è destato, vediamo i i due LED per alimentazione più 15 e meno 15, ok? E poi analizziamo un po' la struttura del preamp. Prima di tutto l'housing è in alluminio fresato dal pieno, giusto? Si dice fresato? Sì, scavato Ok. dal pieno. Ok, ci siamo. Questa cosa, aggiungo, sì. non è limitata al pannello frontale, ma è anche tutto il telaio posteriore, che come potete vedere, adesso provo a ingrandire un pochettino, è fatto, ad esempio, ecco, guardate il compartimento che racchiude l'alimentazione, vedete? È uno scavo da un blocco di alluminio, Unico, sì, da un blocco unico. Poi invece con altro materiale probabilmente è stata fatta la fascia frontale con la caratteristica ondulazione dei prodotti più o meno recenti della Jeff Rowland. Sì, esatto. Beh, diciamo che i primi prodotti di Jeff Rowland erano normali, poi dal Model One che io ho avuto, che mi pare della fine degli anni 80, inizio anni 90, è cominciata questa lavorazione dell'alluminio del tutto distintiva, perché solo Jeff Rowland la utilizza. E poi sia sulla parte dell'housing vero e proprio del prodotto che sul pannello frontale, che però si caratterizzano perché il contenitore vero e proprio è nero e il pannello frontale è silver. Veniamo allora al preamplificatore. Alimentatore switching della Manuel, che abbiamo già visto anche in altre realizzazioni. Esatto, tipo Solution. Qui Jeff ci ha messo un trimmer multigiri per regolare la tensione di uscita sicuramente. Poi qui passiamo, guardiamo prima la sezione di ingressi e regolazione del volume. Quindi qui abbiamo dei relè che possiamo vedere che servono per fare lo switch degli ingressi. Sì. Infatti se io cambio ingresso, aiutami Giulio, perché Sì, bottoncini lì. esatto, dovreste sentire il rumore dei relè. Il tipico tic tic dei relè. Esattamente. Poi questi sono i trasformatori Lundal che Jeff utilizza sempre nei preamplificatori e che servono a isolare galvanicamente tutti gli ingressi che sono stati precedentemente switchati con relè, finiscono dentro al trasformatore Lundal e poi dal trasformatore Lundal vanno nel controllo di volume. Il controllo di volume sta qua dietro. Lo riesci a inquadrare, Giulio? Sì. Anche le resistenze che fanno il volume. Sì. Quindi volume che ha resistenze, quindi Esatto. totalmente analogico, pilotato da un encoder digitale, che sono questi due chip neri. sì, che vedete, e comandate poi dall'encoder ottico che sta qui davanti, che è quello che io bravo, adesso sto Giulio. inquadrando, che è il controllo di volume. Allora, encoder Questo- ottico che Jeff tiene particolarmente a sottolineare, che ha effetto honey spoon, quindi cucchiaino nel miele, per cui quando tu lo giri hai la netta sensazione di avere una certa, di dover vincere una certa Sì, forza, ok. piuttosto che, ecco, si può fare girando piano piano e c'è un incremento di mezzo dB, si vede così Giulio? si vede. E invece se io giro veloce incrementa di un dB Ok. alla volta, ok? Torniamo dentro per far vedere i super cap. Questo si chiama Capri SC, dove SC sta per super cap, proprio perché ha questi 4 condensatori che Jeff si fa fare su misura, e infatti come potete vedere hanno anche una forma completamente diversa rispetto al condensatore elettrolitico tradizionale. Ok. Ok? Questa è la sezione di uscita con questi 4 transistor e questa invece è la sezione di stabilizzazione. Ok. Ok? E direi che siamo a posto, abbiamo fatto. Non c'è altro da dire, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa in più. Che mi sembra una realizzazione estremamente ordinata. Ora, certo, a questo livello uno insomma se lo immagina, però insomma è sempre bello vederle queste cose. Sì, beh, è classico di Jeff Rowland. Jeff Rowland ha sempre costruito così.
però ci sono poi costruttori anche high-end che hanno preso altre strade, lui invece è rimasto della sua filosofia. Posso far vedere il pannello posteriore solamente per far vedere Certamente. followers quanto è bello? Allora, vedi? Sono bellissimi i connettori, bellissimi, veramente belli, soprattutto i connettori XLR, è tutto fatto in modo molto molto ordinato. Tra l'altro le scritte qui sono prima incise e poi verniciate, quindi diciamo sono anche a prova di tempo. Di tempo. Di tempo, sì. Allora, prima di tutto, Giulius, inquadriamo questo bel tester. Ci Questo sei? simpatico tester. Questo perché? Perché noi non sappiamo che potenza di uscita c'ha, perché Jeff non ce l'ha detto ancora. Allora, specifichiamo che questo apparecchio è effettivamente piuttosto nuovo e quindi non ci sono dati forniti dal costruttore, quindi insomma ne sappiamo veramente poco. Quindi stiamo cercando di risalire alla potenza di uscita. Ok, allora misuriamo la tensione di alimentazione qui, che è 52 volt ramo positivo e 52 volt ramo negativo. Ecco, ok? passo il meno e io ti inquadro dall'altra parte. Esatto. Per cui vuol dire che è circa 120 watt, 130 watt più o meno. Quindi questa curiosità ce la siamo tolta. Ma io ti faccio una domanda, Julius. Vai. Dov'è il trasformatore di alimentazione e la sezione di alimentazione switching? Esatto, Boh. bravo. Allora, signori, siccome io ovviamente non sono onnisciente e ho i miei limiti, pensavo fosse più o meno nascosta, ma non ero certo, così ho fatto una fotografia, l'ho mandata anche al caro amico Ingegner Chiappetta e ho detto: Fulvio, ma tu che ne pensi? Allora, abbiamo tutti e due fatto lo stesso pensiero, cioè che l'alimentazione switching sta qui sotto. Quindi funziona in questo modo: ingresso della linea 220, filtro di rete a doppia cella, un filtro enorme questo. Sì. Uscita del filtro finisce qua dentro, la 220 viene raddrizzata e questo lo capiamo perché questi sono condensatori elettrolitici da 450 volt, ok? Una volta che viene raddrizzata, infatti vedete positivo è questo, Sì. finisce qui dentro e finisce dentro a questo che è l'alimentatore switching del finale. Dunque poi vediamo i transistor finali, che sono 3 canale N, 3 canale P per canale, ok? Questi sono con il thermal tracker e quindi hanno 5 reofori al posto di 3. La sigla poi la vediamo e ve lo facciamo vedere in sovraimpressione, il datasheet del transistor, ok? Poi passiamo di qua, queste sono le uscite per mono e per stereo, perché questo si può mettere sia in mono che in stereo, d'accordo? Sì. Poi dopo facciamo vedere i pazzeschi connettori di uscita. Sì, che sono Cardas. Cardas, di una scomodità rara, ma di una cioè fantastici. E questi sono gli stessi da sempre. Questo è l'ingresso trigger, questo è lo switch stereo mono, d'accordo? Poi finiamo qua su questi due che sono due alimentatori switching sempre della Manuel, che è sempre la stessa che fornisce anche Solution e che servono per i servizi, quindi per i LED, per il trigger e per tutti i circuiti accessori. Qui sotto c'è solamente l'alimentazione switching, mentre possiamo vedere, perché seguiamo gli ingressi che sono questi cavi qua, questi che sono gli XLR, Sì. ok? Finiscono qui. Quindi per certo qui sotto, perché questo è un circuito stampato a 4 strati sotto, e infatti possiamo vedere le saldature qui che afferiscono a componenti che stanno dall'altra parte della faccia, ci sono i circuiti di ingresso. Bellissimi questi cavi, che sono sicuramente in Teflon rodiato. Li conosco perché li ho usati per una mia realizzazione, sono dei cavi eccellenti. Facciamo vedere ai nostri viewers non solo il contenitore che è completamente fressato dal pieno, ma la cosa bella è questo castelletto, vedi dove io vado ad inquadrare, esatto, facendo una zoomatina, dove sono assicurati i transistor finali dell'altro canale,
e che sono distanti dalla letta di raffreddamento, dall'altra letta di raffreddamento, perché mentre questi sono collegati direttamente a ridosso della letta di destra, questa qua invece non sono attaccati alla letta di destra e hanno questo castello in alluminio che assicura la dissipazione attraverso tutto il resto della superficie esatto, radiante del pannello. Esatto. Beh, insomma, quindi è un gigantesco chilometrico dissipatore questo cabinet. Esatto. Piano di massa qua sotto, infatti possiamo vedere le masse che arrivano tutte insieme qui. Questa è la stella di massa. Eccola. E ora spegniamo e vediamo lo splendido pannello posteriore. Ecco qua, vengo dall'altra parte. E questi sono i Cardass che dicevamo prima. Quindi il Cardass sostanzialmente È una morsa. Eccola qua. Eccolo qua. Vedete? Quindi di fatto c'è il positivo qui e il negativo. Mettete le due forchette, Che deve essere per forza forchette. Quindi, e quello stringe nella morsa. stringe, esatto. Quello che sta al centro invece È l'uscita mono. è il mono. Quindi laddove lo utilizzate a mono, essendo preventivamente intervenuti su questo interruttorino stereo mono che vedete qui sopra, lo mettete su mono e utilizzate il connettore centrale. Gli ingressi sono separati, quindi non c'è un ingresso per il mono o per lo stereo. Qua c'è un XLR per il mono e 2 XLR per lo stereo. Questo è completamente bilanciato, quindi non prevede ingressi RCA se non attraverso l'uso di un adattatore. Esattamente. E aspetta che giro così saluto i miei follower, I tuoi follower. i nostri follower. Esatto, perché noi siamo 2, ma il follower è 1. Ciao. Beh, siamo al cospetto di un finale di fascia, pre-finale di fascia alta. Sì. Io su questa cosa sono già stato aspramente criticato personalmente, quindi critica ad personam dai nostri follower, che mi dicono: sei troppo attento ai marchi storici e non ti piacciono i marchi moderni, sei troppo focalizzato sui prodotti di fascia alta. E allora, alla prima accusa mi sentirei di rispondere di no, perché mi diverto moltissimo a scovare e scoprire prodotti recenti, nuovi, di nuova introduzione, per cui su quello francamente tenderei a dire che no, non è una critica che respingo al mittente. Sul fatto che io sia benevolo nei prodotti di fascia alta, questo, come posso dire, ci può stare, nel senso che prodotti tipo questi Jeff Rowland, cioè prodotti realizzati da un'azienda che ha una storia e che sa come si progetta un'amplificazione, hanno tutte le premesse per essere anche dei prodotti ben suonanti, e questo prodotto effettivamente lo è. Mi piace molto ogni tanto ritornare a utilizzare per qualche periodo di tempo prodotti che non hanno capacità integrate di streaming o di, come posso dire, aggettivazioni digitali. Questo è un classico, tipico preamplificatore, linea e finale, come potevano essere quelli che uno incontrava negli anni 80, 90, primi anni 2000. Cioè qui non c'è lo streamer integrato, qui la sorgente ce la devi mettere, ci devi mettere la sorgente che più ti piace. Allora, i prezzi che vedete adesso in sovrimpressione li inseriscono all'interno di una categoria, passatemi il termine, quasi entry level della fascia alta. Entry level della fascia alta, e la somma di preamplificatore e finale arriva più o meno a quello che costa un amplificatore integrato di livello high-end. Sì.
Personalmente io preferirei decisamente un'accoppiata pre e finale piuttosto che un amplificatore integrato, anche se poi gli amplificatori integrati sono più comodi, vengono incontro a certo tipo di esigenze, tutto quello che volete, ma pre e finale separato secondo me è un'altra storia. Sì. Ecco, allora nel finale, che tra l'altro mi è piaciuto anche per una ulteriore piccola chicca, cioè Jeff cosa ha fatto? Si è preso la responsabilità di non mettere protezioni sull'amplificatore finale, infatti tu rimani piuttosto infastidito dal fatto che quando spegni si sente leggermente il tic. Anche quando accendi. Anche quando accendi. Questo ovviamente è un tic che non danneggia per nulla i diffusori a cui il 555 è collegato, ma è un'ulteriore attenzione e semplificazione, un po' come si faceva negli anni 90 e come lui ha sempre fatto. È un tic, ma non è un tump. È un tic. Il suono di questi Jeff Roland è il suono di Jeff. È un suono che a me è sempre piaciuto, è inutile nasconderlo. Io amo alcune elettroniche americane e in particolare i nomi sono tre: Jeff Roland, Spectral e Nelson Pass. Per me queste sono le tre amplificazioni che più di tutte a stelle e strisce mi creano forti emozioni. Jeff, devo dire che sotto certi aspetti ha un po' una marcia in più, forse perché per me è sempre stato il costruttore più affascinante in assoluto. Ci metterei anche Mark Levinson, ma Jeff forse era quello che almeno quando io ero piccolo preferivo di più. Il suono di questi pre e finale è il suo suono, è un suono secondo me eccellente, un suono nel quale non puoi discutere su nessuna porzione dello spettro, puoi semplicemente parlare della personalità del suono, che è un suono granitico, è un suono velocissimo, è un suono estremamente aggraziato ed è un suono che un po' ti rimette in pace con il mondo. Tu non so cosa ne pensi, Giulio, cambiando camera. Ma dal punto di vista sonico, io posso dire che noi li abbiamo fatti andare prevalentemente con le Martin Design Parker Duo, che sono dei diffusori particolarmente rivelatori, sono dei diffusori molto veloci, sono dei diffusori in grado di svelare molto dettaglio, ma sono dei diffusori che hanno una personalità sonica molto ben definita. Sono dei diffusori che in qualche maniera inseguono un ideale sonico che è quello proprio di Martin Design. Ecco, i Jeff Roland, questa accoppiata, è stata totalmente a servizio di questo ideale sonico delle Martin. Quando io ho cominciato ad ascoltarle, e sono dei diffusori che oltre alla prova che stiamo facendo qui dentro li conosco, perché comunque li conosco da tanto tempo, non sono dei diffusori nuovissimi, quindi sono in grado di riconoscere, di sapere come suonano, ed è stato immediatamente riconoscibile che si trattava di quei diffusori. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la coppia Jeff Roland, come sarebbe auspicabile, ha fatto un piccolo passo indietro, cioè ha messo il diffusore in condizione di lavorare al meglio, facendolo esprimere per quello che sa fare, in qualche maniera valorizzandone tutti gli aspetti positivi. Il fatto che l'amplificazione non abbia una sua smania di protagonismo, secondo me è un grande complimento. Poi c'è invece chi pensa il contrario, cioè scelgo un'amplificazione molto caratterizzata e caratterizzante e poi la vado a compensare con una sorgente dei diffusori che abbiano le caratteristiche complementari per farlo funzionare. A me piace più il discorso di un'amplificazione veloce, potente, tutto quello che deve avere, ma molto neutra, e tenderei a dire che questi amplificatori siano esattamente su questo tipo di direzione. Cambiando camera, tra l'altro si può tenere fortemente in considerazione il fatto di comprare il solo finale nel caso si abbia un DAC con il controllo del volume,
perché è un finale che può, con ingressi XLR ma con gli adattatori può accogliere anche ingressi RCA, può essere messo a ponte, quindi ottenere circa 300 watt o poco meno su 8 ohm per ogni amplificatore, e quindi potrebbe essere una scelta estremamente azzeccata per la persona che non ha bisogno o non vuole o in questo momento non può comprare il preamplificatore, e quindi può cominciare solamente col finale abbinato a un DAC che ha il controllo del volume, magari un DAC streamer di alto livello, perché di questo parliamo. Quindi io, a me chiedere di Jeff Rowland, come si dice in Italia, è come chiedere all'oste com'è il suo vino. È un vino molto buono, è un vino gustosissimo, e tra l'altro con un rapporto qualità-prezzo veramente vantaggioso, per cui ci si porta a casa un pezzo di storia, un prodotto che mantiene il valore nel tempo, perché la firma Jeff Rowland è una firma riconosciuta. Ancora adesso c'è grande mercato dei vecchi amplificatori Model 1, Model 5, Model 7, addirittura se non ricordo male c'è anche un Model 9, non mi ricordo se Model 7 o Model 9, che aveva dei condensatori elettrolitici che sembravano che erano molto più grandi di lattine della Coca-Cola, e che ora è molto molto difficile sostituire, ma si riesce comunque a fare l'operazione. Per cui a me sono piaciuti tanto e li consiglio decisamente. Allora, subscribe, campanella, social, tricchi trocchi, tutto, mi raccomando, seguiteci anche sul sito per dei contenuti speciali, news e tutto quello che riusciamo a scrivere e a mettere online. E seguiteci anche durante le vacanze, perché noi non andremo in vacanza, continueremo a uscire tutti sabato mattina alle 11. Ma io ho la sensazione che questo video uscirà mentre loro stanno in panciolle. Beati loro. Ok, ciao. Ciao.